wise. Do not let yourself be misled by doubt. For it shall bring death and the end of your generations. So be it. Un saluto a chi c'è e a chi ci fa. Bentornati su Indie 101. Che cosa significa essere umani? Sì, lo so, è una domanda strana, sicuramente non la prima cosa che ti chiedi la mattina appena ti svegli, ma è questo il centro del gioco di cui voglio parlarvi oggi, ossia The Talos Principle. Ma nella top di fine anno avevi detto che parlavi del 2. Ma aspetta. Partiamo dall'inizio. The Talos Principle è un videogioco in prima persona, puzzle, nel quale dovremmo risolvere enigmi labirintici, sfruttando diversi congegni, disattivando laser, aprendo porte, disturbando segnali. Detto così, può non sembrare niente, anzi, può ricordare molto il mio adorato The Witness, di cui appunto vi ho parlato già in un altro video, e che a una prima occhiata potrebbe sembrare più o meno la stessa roba. Ma a differenza di The Witness, che relegava i vari puzzle a singole schermate statiche, The Talos Principle si basa sull'orientamento. Dovremmo riuscire a destreggiarci all'interno dei labirinti per raggiungere il nostro scopo, appunto superando vari ostacoli, sbloccando porte e trovando i vari sigilli che servono per completare il gioco. Un po', diciamo, più simile a Portal 2. Ma arriva al punto, no? Mi sembra il solito gioco noioso. E dammi il tempo, no? La tensione va caricata. Ma che tensione? Quello lì è un altro giochino di cazzo di che ti garba a te. Arriviamo alla storia. E la storia è strana. Ci svegliamo in mezzo ad antiche rovine, nei panni di un androide, mentre una divinità nel cielo ci chiama suo bambino e ci dice di proseguire nel suo giardino. Ok, questo è molto strano. Da qui il gioco appunto prosegue, senza tenerci troppo per mano. Ci lascia andare nei vari puzzle, dove possiamo esplorare liberamente, fin quando non compaiono i terminali. Ed è qui che il gioco smette di parlare come un videogioco normale. Sì, però ora smettila di fare misterioso, Oh, il gioco è misterioso anche nelle sue premesse. Ma a me non piace questa cosa. E allora vai a giocare a Tetris e non rompermi con... Grazie a questi terminali riusciremo a leggere di antichi testi, lettere, di un tempo ormai lontano, ma molto simile ai giorni nostri. Mentre l'assistente digitale all'interno di questi computer ci porrà sempre domande esistenziali, filosofiche. Ed è lì che ho capito che c'era molto di più oltre a semplici labirinti in questo gioco. Procedendo avanti nella nostra avventura sarà sempre più evidente come i labirinti non sono il fulcro centrale del gioco. Certo, quelli sono la base del gameplay, ma sono il collante di quello che The Talos Principle vuole raccontarci davvero. I dialoghi diventano il vero centro del gioco. Le domande che ci vengono poste, i ragionamenti che ci porta a pensare qual è la differenza tra uomo e macchina, che cos'è la razionalità, o appunto cosa vuol dire essere umani. Non ve l'aspettavate discorsi simili, vero? Immagino niente che non si possa discutere con gli amici ubriachi al bar alle 3 di notte. Ma per capire davvero dove il gioco ci vuole portare, dobbiamo sapere chi è Talos. Prego la parola all'esperto. Sì, nella mitologia greca Talos era un gigante di bronzo dotato di un proprio intelletto, al cui interno scorreva un liquido simile al sangue umano e che lo teneva in vita per l'appunto, ma un giorno una di queste vene gli venne tagliata e per questo motivo morì, proprio come un essere umano. Talos perciò era il primo robot raffigurato nella mitologia, ma a tutti gli effetti il primo oggetto che poteva sembrare in tutto e per tutto un essere umano. Il professore ha ragione. Se un robot può parlare, ragionare e discutere come un essere umano, lo possiamo considerare tale? O rimane soltanto una macchina? Lo so, non è un argomento facile, e più si va avanti nel gioco, e più questi temi diventano preponderanti, mettendoci in crisi con domande sempre più difficili, dalla etica e dalla morale complicata, al quale è molto difficile rispondere e che mettono in discussione proprio i nostri principi morali. Quindi ora stiamo assistendo a una lezione di filosofia? Vabbè, se la vuoi vedere così. E dove va a parare? Ti sarà tutto più chiaro, arrivati alla torre. Sempre lì, che domina tutto il paesaggio fin dall'inizio del gioco. La divinità ci concede il suo giardino, ma ci impone soltanto la regola di non salire mai fin lassù, in un parallelismo con la Genesi. Un giardino, una regola da non infrangere e qualcosa di proibito. Che nonostante tutti gli avvertimenti è la prima cosa che ho fatto, ovvero fiondarmi subito sulla torre per vedere che cosa ci fosse sulla cima. Un comportamento davvero irresponsabile, Complimenti.
al pari delle persone che non scrivono attenzione spoiler prima del finale del gioco di cui stanno parlando. E nonostante le mie sciocche idee, salire sulla torre è proprio uno dei 3 finali disponibili nel gioco. Il finale che sembra più pericoloso, la scelta più scellerata da fare, perché Questo porterà morte e segnerà la fine delle tue generazioni. gli altri 2 finali potrebbero sembrare anche più corretti, più giusti da fare, più sicuri, seguendo le istruzioni che Elohim, appunto, la divinità, ci ha detto di seguire. Ma il punto del gioco è proprio questo. Le scelte che ognuno compie non devono essere influenzate dagli altri, ma personali. Ed è proprio per questo che salire la torre, il luogo che ci è stato proibito, che ci è stato detto di non andare, diventa in qualche modo una scelta più importante. Non perché sia la scelta giusta, ma perché è la scelta che noi prendiamo. Talos Principle costringe il giocatore a ragionare, non il protagonista, facendogli concludere la storia come preferisce, secondo la sua morale e che cosa pensa che sia giusto da fare. Infatti, una volta raggiunta la cima, scopriremo la verità su tutto il luogo, sul giardino. Tutto quello che abbiamo visto dall'inizio non era altro che una simulazione creata dagli ultimi esseri umani nella speranza di tramandare tutto il sapere umano a qualcuno nel futuro, dopo la loro estinzione. Ma, come ho già detto, il punto non è il finale, il colpo di scena, quello che ci colpisce, ma è come siamo arrivati noi giocatori lassù a prendere questa scelta. Essendo il protagonista un robot, segue un algoritmo, come tutti gli altri robot di cui leggiamo i vari messaggi indirettamente. Un algoritmo che li teneva intrappolati, incapaci di scegliere qualcosa di diverso rispetto al semplice ciclo di rinascita che ci fa ricominciare il gioco nel primo finale. Solo quando qualcuno di loro avesse sviluppato in qualche modo una coscienza, un proprio pensiero, avrebbe scardinato il codice, sarebbe uscito da questi binari già predisposti e sarebbe salito appunto lassù, sulla torre, dove è possibile uscire dalla simulazione e distruggerla una volta per tutte, avendo ora tutta la conoscenza umana nella propria testa. E proprio in quel momento, quella macchina, quel robot che abbiamo controllato dall'inizio gioco, smette di essere un freddo programma e diventa umana. E così si conclude The Talos Principle, un gioco meraviglioso che sorprende sempre per il suo gameplay, ma anche per la sua trama e tutti i valori che vuole raccontare. Ed è un gioco che consiglio a tutti di giocare. E con questo il video finisce qui. Vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Finalmente, anche oggi ho finito il mio lavoro e posso andarmene. Questo? Che cos'è questo? Sta facendo? Mister, c'è un problema. Ora che succede? Non vedi che sto finendo il video? Lo so, ma lui è tornato. Hai ragione. Sono tornato.